In resurrezione Christe cieli e terra letentur. Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e la terra. Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, il mattino di Pasqua ci ha riportato l'annuncio antico e sempre nuovo. Cristo è risorto. L'ecco. L'eco di questo avvenimento, partita da Gerusalemme 20 secoli fa, continua a risuonare nella Chiesa che porta viva nel cuore la fede vibrante di Maria, la Madre di Gesù, la fede di Maddalena e delle altre donne che per prime videro il sepolcro vuoto, la fede di Pietro e degli altri apostoli. Fino ad oggi, anche nella nostra era di comunicazione ultratecnologiche, la fede dei cristiani si basa su quell'annuncio, sulla testimonianza di quelle sorelle e di quei fratelli che hanno visto prima il masso rovesciato e la tomba vuota, poi i misteriosi messaggeri, i quali attestavano che Gesù, il crocifisso, era risorto, quindi di Lui stesso, il Maestro e Signore, vivo e tangibile, apparso a Maria di Magdala, ai 2 discepoli di Emmaus, infine a tutti gli 11 riuniti nel cenacolo. La risurrezione di Cristo non è il frutto di una speculazione, di un'esperienza mistica, è un avvenimento che certamente oltrepassa la storia, ma che avviene in un momento preciso della storia e lascia in essa un'impronta indelebile. La luce che appagliò le guardie poste a vigilare il sepolcro di Gesù ha attraversato il tempo e lo spazio. È una luce diversa, divina, che ha squarciato le tenebre della morte e ha portato nel mondo lo splendore di Dio, lo splendore della verità e del bene. Come i raggi del sole a primavera fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami degli alberi, così l'irradiazione che promana dalla risurrezione di Cristo dà forza e significato ad ogni speranza umana, ad ogni attesa, desiderio, progetto. Per questo il cosmo intero oggi gioisce, coinvolto nella primavera dell'umanità che si fa interprete del muto inno di lode del creato. L'Alleluia pasquale che risuona nella Chiesa pellegrina nel mondo esprime l'esultanza silenziosa dell'universo e soprattutto l'anelito di ogni anima umana sinceramente aperta a Dio, anzi riconoscente per la sua infinita bontà, bellezza e verità. Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e la terra. A questo invito alla lode che si leva oggi dal cuore della Chiesa, i cieli rispondono pienamente, le schiere degli angeli, dei santi, dei beati, si uniscano unanimi alla nostra esultanza. Il cielo, tutto è pace e letizia, ma non è così purtroppo sulla terra. Qui, in questo nostro mondo, l'Alleluia pasquale contrasta ancora con i lamenti e le grida
che provengono da tante situazioni dolorose, miseria, fame, malattie, guerre, violenze. Eppure, proprio per questo Cristo è morto ed è risorto. È morto anche a causa dei nostri peccati di oggi ed è risorto anche per la redenzione della nostra storia di oggi. Perciò questo mio messaggio vuole raggiungere tutti e come annuncio profetico soprattutto i popoli e le comunità che stanno soffrendo un'ora di passione, perché Cristo risorto apra loro la via della libertà, della giustizia e della pace. Possa gioire la terra che per prima è stata inondata dalla luce del risorto. Il fulgore di Cristo raggiunga anche i popoli del Medio Oriente, affinché la luce della pace e della dignità umana vinca le tenebre della divisione, dell'odio e delle violenze. In Libia la diplomazia ed il dialogo prendano il posto delle armi e si favorisca nell'attuale situazione conflittuale l'accesso dei soccorsi umanitari a quanti soffrono le conseguenze dello scontro. Nei paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, tutti i cittadini, ed in particolare i giovani, si adoperino per promuovere il bene comune e per costruire società dove la povertà sia sconfitta ed ogni scelta politica risulti ispirata dal rispetto per la persona umana. Ai tanti profughi e ai rifugiati che provengono da vari paesi africani e sono stati costretti a lasciare gli affetti più cari, arrivi la solidarietà di tutti. Gli uomini di buona volontà siano illuminati ad aprire il cuore all'accoglienza, affinché in modo solidale e concertato si possa venire incontro alle necessità impellenti di tanti fratelli. A quanti si prodigano in generosi sforzi e offrono esemplari testimonianze in questa direzione, giunga il nostro conforto e apprezzamento. Possa ricomporsi la civile convivenza tra le popolazioni della Costa d'Avorio, dove è urgente intraprendere un cammino di riconciliazione e di perdono per curare le profonde ferite provocate dalle recenti violenze. Possano trovare consolazione e speranza la terra del Giappone, mentre affronta le drammatiche conseguenze del recente terremoto, e i paesi che nei mesi scorsi sono stati provati da calamità naturali che hanno seminato dolore e angoscia. Gioiscano i cieli e la terra per la testimonianza di quanti soffrono contraddizione o addirittura persecuzioni per la propria fede nel Signore Gesù. L'annuncio della sua vittoriosa risurrezione infonda in loro coraggio e fiducia. Cari fratelli e sorelle, Cristo risorto cammina davanti a noi verso i nuovi cieli e la terra nuova, in cui finalmente vivremo tutti come un'unica famiglia, figli dello stesso Padre. Lui è con noi fino alla fine dei tempi. Camminiamo dietro a Lui in questo mondo ferito, cantando l'Alleluia.
nel nostro cuore c'è gioia e dolore, sul nostro viso sorrisi e lacrime. Così è la nostra realtà terrena. Ma Cristo è risorto, è vivo e cammina con noi. Per questo cantiamo e camminiamo, fedeli al nostro impegno in questo mondo, con lo sguardo rivolto al cielo. Buona Pasqua a tutti! A quanti mi ascoltano rivolgo un cordiale augurio nelle diverse espressioni linguistiche. Italiano, buona Pasqua a voi uomini e donne di Roma e d'Italia. Il Signore risorto risvegli nei singoli, nelle famiglie e nelle comunità un desiderio ancora più grande di unità e di concordia. Ponete la vostra fiducia nella forza della croce e della risurrezione di Cristo, una forza che sostiene quanti si impegnano generosamente per il bene comune. Francese. Le Christ est ressuscité, sainte fête de Pâques, que pour vous ce mystère soit source de bonheur et de paix profonde. Inglese, may the grace and joy of the risen Christ be with you all. Tedesco, euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit euch. Spagnolo. Os deseo a todos una buena y feliz fiesta de Pascua, con la paz y la alegría, la esperanza y el amor de Jesucristo resucitado. Portoghese. Una Pasqua feliz come Cristo risuscitato. Neerlandese, zalig Pasen. Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de vrije bloemen uit Nederland voor de psalmis op het Sint-Pietersplein. Luxemburgese, vrouwige Sint-Oostere. Irlandese, Panoch Nakoska Yivgolier. Greco, Christos Anesti, albanese, Pershum Viet Paschket, Romeno, Christos ha inviat, ungherese, Christus felt amodotto, Alleluia, polacco, Christus martwychwstał, ceco, Christus wstał z mrtvých, Slovako, radosne veľkonočné sviatky. Kroato, sredan uskrs. Sloveno, blagoslovljene velikonočne praznike. Serbo, Hristos vaskrese. Serbo Lusatio, Christis mortvih stalo. Bulgaro, Hristos vaskrese. Macedona, Hristos voskresna. Bielorusso, Hristos Vaskros. Russo, Hristos Vaskrese. Mongolo, Christin Dachina Milalin, Bayerin Menchorget. Kazako, Isa Töröpto. Ukraino, Hristos Voskres. Lituano, Links Mushven Tuveliko. Lettone, Pietsigas Lieldienas. Estone, Christus on surnuist ylis tosnud. Svedese, glad påsk. Finlandese, sionata pesieste. Islandese,
Kledelige Pauska, Romanes, Lashi Padrashi, Maltese, Leit Itayeb, Georgiano, Christe Arstega, Turco, Pascalia Bayramini Kutlarim, Arabo, Almasih Kam Hakam Kam, Etiopico Eritreo, Puruk Fasika, Ebraico, Berahotle Haka Pesach, Aramaica, Gümle Maran, Shuchal Shime, Armeno, Christos Hariaf Imerelots, Swahili, Herini Parakasango, Kwasiluku, Yapaska Kvenote, Kirundi, Kinyoravanda, Pasikan Sisamvesi, Malgasho, Arhaba Tratenpaka, Hindi, Paska Kishub Kamnaei, Tamil, Christo Virpunail Ungal Yerurukum Yenvaltukal, Malayalam, Uirpu Tirunalil Ilavarkum Hridagamaya Mangalangal, Bengalese, Prohu Civito Acen, Birmano, Mingalashi Topasa Capuedo Pshipase, Urdu, Ide Kiamat Almasi Mumbariko, Cinese, Fu Hoi Tien Kwaila, Giapponese, Gof Katsai Omedeto Gozaimas, Koreano, Puhal Öl Chuka Haminida, Vietnamita, Mungle Fukshin, Singalese, Sri Lanka Vasi Obata, Alleluia, Thailandese, Suk Sanvan Paska, Dechau Tai Tuk Tuk Tan, Indonesiano, Selamat Paska, Kambodschano, Serei Swaslevan Bon Chomlon, Filipino, Maligayang Pagabuhayan ni Cristo, Maori, Namihi Ote Aranga Ki Okoto, Samoano, Iamanuia la Efeta, Esperanto, Felician Pascon in Cristo Resuctinta, Guarani, Nei Neren Jehu Agui, Alleluia. Latino in resurrezione tua Christi, Cieli et terra letentur. Alleluia. Il Santo Padre, Benedetto XVI, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione, delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Frecibus et meritis, Beate Maria semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriato vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris,
perducat vos Iesus Christus, ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuosae penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.